Bene Carlotta, benvenuta. Ciao Monica. Ciao. Iniziamo. Carlotta ha già chiuso gli occhi. Inizia a concentrarti solo ed esclusivamente sul tuo respiro e sulla mia voce. Inspira ed espira alla velocità che più ti conviene. Insieme al supporto di Monica, iniziamo la tua sessione. Ti accompagno contando lentamente da 10 a 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi semplicemente, Carlotta, cosa vedi? Allora, sono tipo su una pista di pattinaggio sul ghiaccio, ma non è tipo ghiaccio, è come un fondo di madreperla che è lunghissimo, ampissimo, mm, cioè non vedo l'orizzonte e eh, sembra tipo infatti ghiaccio, come se non ci fosse niente. Poi respiro, alzo la mano e vedo che diventa un giardino meraviglioso. Monica. In questa capacità che Carlotta ha di trasformare gli scenari, mi ha portato su due scene completamente diverse. In una lei è una concorrente di MasterChef, però una concorrente che io ho visto nelle primissime edizioni. E in un'altra scena, e in un attimo, proprio con uno schiocco di dita, lei mi ha fatto vedere che era sul treno e il treno si fermava perché sui binari c'era lei stessa morta. Monica, quanto vibra Carlotta? 60 miliardi. Carlotta, tu cosa vedi? Dici di numeri? Mhm. Mi fa vedere 71-77. Non so se miliardi o roba. Va bene, va bene. 71 e 77? In che casi? È come... hai presente quelle cose tipo quei pannelli 3D anni 80, quelli che ti giri, sembra... e
il disegnino si muove, quelli mezza plastica. Selati? Sì, è quelli. C'è un tipo il disegno, per dirti, di un leopardo, che non è il caso stavolta, che tu ti giri e sembra che ti segua con lo sguardo perché essendo Ah, fatto 3D quello. E questo cambiando angolazione da come lo vedi mi fa vedere 1,71 dove l'uno mi si ricollega, non so perché, a quello che ha detto Monica prima di O sui binari, e il 77 fa vedere un bignè. a quanto sta secondo te la tua consapevolezza, Carlotta? Ha cambiato ancora, oddio. Eh, sì. Mi fa vedere, adesso dico quel che vedo, poi dopo magari. 66 o 4. Monica? Io vedo superiore, 184. Monica, anima. 58. Carlotta, vite precedenti. Si vede che forse in matematica non vado bene perché me ne fa vedere una, però che con un cartel 1781. Monica, qual è quella che le fa vedere? Quando lei prima ha detto un bignè, ho visto che lì a MasterChef stavano preparando il dolce. In realtà era, sì, può sembrare un bignè perché era un po' a cupola. E ho visto che aveva usato la fava tonka, l'alchermes, cose del genere. Sono rimaste in due e lei vorrebbe arrivare prima. E io dico che questa è la vita in cui però non arriva prima. E l'uno penso che sia riferita all'uno come posizione. Cervello, Monica. Capacità medianiche. 13. Ah. Wow. Suscettibilità ipnotica, Monica. È un po' discontinua. Va dagli 80 ai 95. Beh, comunque ottimi valori. Sì. Quanto è nella 3D, Monica? Allora, mi viene proprio come una netta divisione, perché per quanto riguarda le sue facoltà, la sua capacità di aver compreso delle cose è pari praticamente allo 0% nella terza dimensione. Però per quanto riguarda alcuni irrisolti personali, devo dire che siamo al 33%. Va bene, Carlotta, tu hai visto la sessione di Cosmin Cosmin. di qualche giorno fa? È un quasi tuo coetaneo, un anno meno di te, ed è arrivato a una vibrazione finale post sessione di 1877, mi sembra. Bene. Sì. Non so. Monica, chiamalo nel nostro piccolo cinema, perché Carlotta non ha chiesto nessuno. Adesso magari lo creiamo. Sì, Forse c'è anche. già, e anche lui ha detto, anche per me è così, ho questa spaccatura. Carlotta, sì, dicevi? Che insomma, dovevo dirlo prima forse, però vabbè. Mia mamma e la fiamma, pseudofiamma dell'eterico mi ha chiesto se volevo andare al cinema.
Ok. Chiamale, Carlotta. Posso dire come le chiamo? Non i nomi veri. No, proprio come, cioè come faccio a chiamarle. Sì, sì, certo. Faccio tipo il fischio del capotreno, quello col fischietto, e arrivano, quasi volando. Allora, mia mamma si mette in seconda fila perché dice che da lì vede meglio, e l'altro, ok, prima fila, tipo il centro. Ok, fa un sorriso. Mm. Monica, dai il là a Carlotta sulle entità eteriche. Lei è come se riuscisse a vedere molto bene il grande ragno che comanda tutto il pianeta Terra, Mm. però quindi non è una sua personale esclusiva entità. Io come sua personale entità, io vedo una formica. La vedi, Carlotta? Sembra tipo una formica di pezza, tipo bambola, fatta, cioè tipo una specie, anche fatta male, tipo, non so come dire, non so se hai visto il film Coraline, Mhm. quello, sì, non dico che ha i bottoni, però sì, fatta un po' male, fatta un po' così, quasi c'è plastilina finta, ma di pezza, che è su questa tela di sto ragno, perché la tela, diciamo, è tutta da Matrix, vedo, e- ed è lì appoggiata, che sembra morta, ma non lo è. Perché è con Carlotta, Monica? Ma lei l'ha accennato, per fare sentire che lei è una formica, quindi che non è che valga un granché, e che comunque è una preda del ragno. Poi chi altri c'è? No, io non vedo altre entità eteriche. Uguale. Mentali, Monica. Allora, sono volatili le sue entità mentali, eh? Vedo che le potrebbe anche cambiare in continuazione. Adesso, per esempio, c'è, ma è proprio un qualcosa di fresco, di recente, perdere l'amore, come se venisse qua, oddio, come si chiama quello lì, Ranieri, che canta perdere l'amore, sai così, no? Mhm. Perché lei è anche un po' così, è scenografica, poi secondo me lei è anche portata per il canto. E, e quindi, sai, lei l'ha vissuta in maniera molto intensa, una cosa che poi di per sé non è stata tanto intensa, no? Però questa esperienza sentimentale che lei aveva un po' caricato di significato e di importanza, no? Quindi le è sembrata che una possibilità di realizzare magari l'amore fosse crollata. Quindi adesso la vediamo come entità mentale, ma è passeggera. L'altra invece mi viene anche questa in maniera molto scherzosa in un certo senso, perché qua passa Fabio Concato che canticchia tu sei bella e grassottina, Rosalina, Quindi la così. chiamiamo Rosalina? E perché è un po' un marchio per lei, perché lei è sempre stata la cicciottina, no? Che però va bene, bella così, però qualche cruccio sta cosa gliela dà. Livello? Ma sì, ti potrei dirti dei livelli simbolici, ma sono veramente molto fluttuanti e passeggere per lei. Mentre per le altre persone, io di solito le vedo proprio come dei blocchi monoliti, vedo che nel suo caso sono proprio cangianti, anche un po' fisarmonica, si Mm. dilatano, poi si stringono, poi non ci sono più. Quindi se vogliamo un livello medio, direi dai un 2, a volte 3, ma neanche così. Carlotta, vedi degli impianti?
Allora, impianti. Impianti già cos'è? È un qualcosa che ho sul corpo. Mhm. Ok. Delle forme energetiche visibili nel tuo corpo energetico. Qualcosa sulla testa, tipo una specie di corona. Ah, ma è una roba proprio piccola, cioè più che piccola, tipo, cioè cioè, la soffi e già va via, per dirti, a livelli così, eh, che so, e farmi rimanere focalizzata a capire solo una determinata parte di cose, cioè mi fa vedere che molte limitazioni che, vabbè, alla fine ho scelto anch'io questa vita, quindi ho scelto di essere limitata nei viaggi, vabbè, anche in altre robe se si vuole, anche nelle relazioni, anche, vabbè, è, è lì, cioè, è quello, è un microlimite, ed è lì, ed è la corona simbolica indica un po' questo, poi una tipo pietra sul cuore, che mi sembra una pietra, come se, tanto non lo schiaccia il cuore, ma come se volesse tenerlo un po' basso, che magari sono delle, capitano dai, l'incidentino, non so, la morte improvvisa di un gatto, un qualcosa anche di piccolo, che di non fare in modo che il cuore agisca subito, ma che appunto cioè, arriva prima la mente, perché poi tanto il cuore arriva comunque. E una cosa nelle gambe, sinistra, la destra forse, che tipo nel ginocchio mi fa vedere il calcio di un somaro, non lo so. Eh, che tipo può anche questo collegato all'essere un po', cioè non mi viene la parola, l'agire subito senza pensarci bene, adesso non mi viene, impulsività. Monica. Sì, ovviamente con un'immagine diversa, però mi è venuta quello che lei vede come corona, io ho proprio visto essere una micro ragnatela, che è veramente molto ben decorata, da sembrare veramente quasi un gioiello. E sul cuore, sì, io ho visto come una freccia, che a volte è un po' staccata, altre volte proprio si conficca nel suo cuore, quasi veramente che annientandolo, no? Si ferma, proprio con l'effetto della freccia che lo immobilizza, quindi siccome il cuore è immobile può funzionare solamente la testa. Carlotta, libera, cosa vedi? Libera. Dove? Libera, dimmi cosa vedi liberamente. Ah, ok, scusa. Allora, è da quando ha detto prima entità mentali, ma in generale già anche 2 giorni, che vedo questo due zampe di pollo con tipo le cosce, senza la parte sopra, tipo come se fosse esploso. Infatti fumano un po' da sotto. Queste due cose di pollo che tipo, ma sembra presente quei polli brutti medievali, mezzi diavoletti che fanno vedere tipo Divina Commedia, quelle robe lì. Mm. Che non so perché si mette seduto nel cinema. Non so cos'è. Un pollo, qualcosa relativo a un pollo. Monica? Allora, a proposito di quello che lei dice, mi viene il suo progetto che si chiama Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Lei è sicuramente stata in passato una strega che adoperava, si usavano, cioè anche nel presente alcune streghe ancora utilizzano i polli nei rituali magici. Attualmente lei è ancora una strega, con però una connotazione diversa, però è proprio come se le fosse rimasta questo vago ricordo, anche molto medievale, come lei stessa ha detto.
Però io devo dire che ora io la vedo come una strega che non percorrerebbe più quel tipo di stregoneria, anche così basica in un certo senso. Mi fa vedere lei come strega verde e rosa. Va bene. Monica, parliamo brevemente di shifting. La nostra amica Carlotta non fa che incontrare persone, sia nella sfera dell'amicizia sia in altre sfere, che plasmano un mondo immaginario sui propri desideri, quindi che decidono di innamorarsi di Spider-Man, di Superman, invece di una persona normale. Penso che questo fenomeno sia forse nato nel Giappone o molto diffuso in Giappone, dove tutto è legato ai manga, agli anime e così via. Qual è, Monica, la causa esoterica del fenomeno shifting, che per noi un po' meno giovani ha un qualcosa di incredibile? È uno spaccato della nostra realtà, nel senso che lo shifting è la realtà. E anche Carlotta lo fa, ok? Solo che la difficoltà è saperlo gestire. Quindi sapere che c'è la possibilità di entrare in altre dimensioni, ma ritornare in quella che noi abbiamo scelto essere la dimensione prevalente senza rimanere troppo assorbiti dai viaggi appena effettuati. Però anche Carlotta lo fa, ok? Perché è come è fatta la Matrix. Cioè noi più anziani, diciamo così, siamo abituati a una visione meccanicistica, deterministica e rigida della realtà. Per noi la realtà è una, è quella che vediamo, è il nostro passato, è il nostro presente, è il futuro che molto probabilmente andrà in una certa direzione. Per alcuni membri delle nuove generazioni, tra cui Carlotta e anche Cosmin, che è presente qui al cinema, non è così. E si avvicinano molto di più alla verità di com'è fatta la Matrix. Le cosplayer giapponesi sono legate allo shifting? Non tutte. Alcune sì. Chi ispira questo fenomeno nell'entità? Allora, qua mi vengono i fumetti anime, ok? Mi fa vedere come in questi fumetti ci siano praticamente quasi tutte le entità esistenti, ok? Dalle entità eteriche, le entità alieni un pochino più materiche, entità mentali, eccetera. Come se trovassi, in un certo senso, tutta la mitologia e la cosmogonia all'interno. Sì, io vedo così questa matrice nipponica. Ci sono delle correlazioni con la mitomania? Shifting, cosplayer, mitomania. Per qualcuno sì, per qualcuno sì. In realtà è un po' variegato come fenomeno. E qualcuno è come se ritrovasse il proprio alter ego, ok? Trova proprio il suo sé in un'altra dimensione e si ricongiunge. Lo abbiamo tutti? Certo, sì. Beh, è uno solo. No, ce ne sono tanti, però diciamo che magari in un determinato percorso, momento della vita, riusciamo a connetterci meglio con un altro nostro sé, perché ci serve. Ci può servire nel bene o anche nel male, però che sicuramente ci serve. Questa visione di un alter ego è stata distorta nel deep state in un qualche modo. Per esempio, i vari cantanti hanno tutti una sorta di alter ego. Beyoncé, non mi chiedete quale, ma c'ha un alter ego. Madonna era Dita, Lady Gaga aveva un altro alter ego, o Sì, no? perché lì è come se c'è il demone che ti comanda, ti abita. Quindi loro hanno fatto questa scelta di non viverlo come un qualcuno alla pari,
ma vivere come un qualcuno che li gestisce. E quindi in questo senso c'è una distorsione. In realtà l'alter ego è sempre una parte di te. Carlotta, chiama il tuo alter ego. Giorgina è la mia gatta. Aspetta, come si chiama? Sta con la G. Non so se è Giorgio, Ginevra, Genoveva, comunque con la G. Dimmi tu, quello che ti arriva. Allora, il primo tipo Giorgina. Giorgina. Benissimo. Com'è Giorgina? Descrivimela. Allora, questa donna, ecco che la vedevo prima, tipo dama di corte, rivoluzione francese, anche, però invece di avere quelle parrucche orribili bianche, con tutte quelle cose, ha tipo i capelli rossi, Rossi. ma cioè non rosso tipo fuoco, come tipo torta di carota, non lo so. È seduta, che sembra presente quelle bambole tipo di porcellana che mettevano sui letti tempo fa. Di qualcosa a te stessa attraverso il tuo alter ego Giorgina. Lasciami andare così sono libero. Stessa domanda, Monica. Impara ciò che c'è da imparare da me e poi lasciami andare. Va bene. Monica, causa esoterica dell'assorbire, cioè del somatizzare fortemente fatti a bassa frequenza come scie chimiche, fenomeni quali G7, durante i quali lei si ammala, le scie chimiche lei piange, soffre, si sente persa, e causa esoterica del fatto che ogni volta che deve viaggiare, anche per brevi tratti, il viaggio è disturbato da un suicidio sulla linea ferroviaria. Allora, intanto appunto, ripeto che io la vedo proprio come una strega verde e rosa. Quindi, anche se lei vive gran parte del suo tempo in casa, lei ha una forte connessione con la natura. Il disturbare l'equilibrio della natura è un qualcosa che disturba lei, in quanto strega verde. Lei è intimamente connessa all'equilibrio naturale. Quindi le cose dovrebbero rimanere pulite, semplici e spontanee. Con l'inquinamento lei è come se collassasse. E per quanto riguarda invece, quindi questo più un discorso rispetto al somatizzare. Per quanto riguarda il discorso invece dei viaggi, in realtà è come se ci fosse una parte di lei che la vuol far viaggiare solamente con la testa, non nel corpo. Come se volesse tenerla ferma in casa a fare vari tipi di shifting, di viaggi astrali, come le vogliamo chiamare, ma non farle fare delle esperienze sul pianeta Terra prevalentemente condiviso, ma di crearle solamente delle esperienze sue personali. Carlotta, annuivi. Sì, perché cioè, tutto giusto, vedevo anche un'altra cosa collegato, cioè veramente Monica è proprio un'altra cosa collegata, oddio, prima dello shifting, scusa, è arrivata un'entità che ha rotto il cavolo, ok. Descrivimela. Presente quelle nuvole giapponesi odiose? Quelle lì. Carlotta, l'entità è tua, l'hai creata tu. Ok. Non è il tuo nemico, è un tuo Ok. amico. Ok, cavata. Allora, che era prima per quanto riguardava il come si dice, il fatto che assorbo molto l'energia della natura, e lì ho visto
che mi si ricollegava a questo mio tempo fa essere sovrappeso, come se avessi bisogno di cibarmi di quello che c'è fuori eccessivamente, senza vedere che molto lo so già da me, lo sento già dentro, lo posso attingere da dentro. Questo Carlotta, cos'è per te il cibo? Chiama l'archetipo del cibo. stranamente è venuto un frullato, Mm. che è la cosa che odio. E che mi... mi fa vedere che è un frullato rosa, ma un rosa tipo quasi, cioè quasi fluorescente, come se magari collegato al quarzo, come se attraverso il cibo c'è un altro modo di amare, non tanto noi stessi, ma è come se noi creando il cibo creassimo quasi, cioè che quasi, una nuova energia, tipo degli elementali buoni, che anche se il cibo ce lo mangiamo noi, non lo diamo agli altri, non lo so, anche a livello magari di un inconscio collettivo, di un qualcosa di più ampio, torna a tutti, anche se non ce lo mangiamo noi, mi fa dire questo. Monica, È molto forte perché io l'ho detto fin dall'inizio, lei è una strega verde e rosa e lei ha visto il frullato rosa. Quando tu hai chiesto l'archetipo del cibo, io ho visto il broccolo verde e di nuovo si ripetono questi due colori, verde e rosa, e la sua connessione con la natura. Però io vedo che il cibo è stato un ulteriore stratagemma che lei ha utilizzato per stare di più in casa. Per allontanare da sé l'amore, gli incontri, perché è come se lei ancora, sicuramente è molto giovane, anche se ha dei talenti e delle potenzialità straordinarie, ma questo fa sì che lei ancora non sappia ben gestire sapientemente le cose. Cioè lei è una strega qua, ancora un po' acerba, mentre ci sono altre dimensioni in cui lei è una strega matura, in cui sapientemente sa dosare le cose. Quindi sapientemente sa dosare il proprio corpo armonioso rispetto alla propria anima, al proprio spirito. Sapientemente sa dosare il tempo e le esperienze che fa da sola in casa e quelle invece che fa all'esterno e condivise. Mentre lei adesso è come se fosse vorace di fare esperienze sue, tutte sue, e quindi le passa da sola in casa in solitudine e in passato anche mangiando. Carlotta, chiama la tua fiamma. Scusa, perché lo chiamo, chiaramente non sapendo il nome con un nomignolo. E Anche si, senza a- nome. Come vuoi. si alza, dalla prima sede del cinema arriva sul palco e anche se non si direbbe, cioè perché era seduto e era vestito tipo casual, se è tipo vestito elegante, vedo un qualcosa di rosso, che non so se è tipo il fazzoletto, una maglia, Mhm. che vedo che si inchina, tipo, come si dice, cavaliere medievale, e poi si alza e dall'aria, come se ci fosse prende una rosa. La dà. Monica. Ah. Mm. Sì, come se le proponesse con questa rosa di fare un gioco di ruolo in una ludoteca. Un tipo un Dungeons and Dragons, una cosa del genere. Eh, Non sa come avvicinarlo, Carlotta. Monica. Lo vede, lo sente, lo percepisce,
non sa come concretizzarlo nella realtà. È come se mi facesse vedere un libro di ricette, tipo come se fosse la sua parte strega, che apre questo libro. Tutte le streghe, no? Hanno un libro. E lei ha questo libro di ricette, lo apre apparentemente a caso e vede che cosa deve fare. Quindi lo saprà. E allora, mi fa vedere il mare, ehm, tipo, però penso sia adesso, perché è il mare d'inverno, lei mi fa vedere, ehm, con tutta una serie di locali chiusi, ma c'è qualcosa di aperto. Carlotta, hai fatto il segno di precisamente così. Perché? Perché allora lui mi ha detto io sono sempre qui, poi è zoomato sul suo sorriso, i suoi occhi, non so, qualcosa di azzurro, e ho visto proprio questo mare d'inverno che è vabbè, vicino a casa, sono a 5 minuti, dove è davvero sempre tutto chiuso, c'è sempre quel locale aperto, so anche qual è il locale. Quindi, dai. Ma tipo ho fatto vedere anche quasi la stessa cosa, veramente. Come lo senti, Carlotta? Dici in generale lui, no. Adesso. Lui, Mm. Cioè, mi definitelo fa con un aggettivo rispetto a te. pinoso. Sento Pinoso? pinoso, senti tipo questo odore di mandorle di pino. Ah. Pensavo fosse... Ok. Avvicinati a lui. Ci tocchiamo le mani. Allora, è più biondo di quel che pensavo. E mi fa vedere uno zoom sul cuore, sul... che è come se... cioè il suo campo torico probabilmente è tipo insieme al mio, come tipo insiemi che si intersecano e fanno una specie di DNA, ma non è il DNA, e lì vedo dei puntini. Ok. Monica, perché il cagnolino per la prima volta è lì che se la gode? Mm. Che Sta sta proprio facendo? bene, Sta c'è proprio bene. una bellissima atmosfera. Ah. Come mai? Sente che c'è molta sintonia in in questo nostro trio, eh, e ci sono veramente delle belle vibrazioni d'amore. Se vuoi, Monica, fallo entrare nella scena. È la scena della strega verde questa. Per cui c'è nel Mago di Oz la bambina col cagnolino, no? Bene, volgiamola finalmente nella sua versione reale. La bambina è Carlotta, la strega verde, e il cagnolino iper addestrato del Mago di Oz film è cagnolino. Se vuoi, Monica, perché Sì, sì, è è comunque... perché a me era venuta un po' l'ansia, ho detto, vuoi vedere che adesso abbaia la sua fiamma? E invece no, perché lui tendenzialmente abbaia un po' ai ragazzi, agli uomini, no? E invece no, non gli ha abbaiato. La cosa particolare è che effettivamente io lo vedo come un abete, non come un pino, perché da una parte è un po' più solido, un po' più terreno di Carlotta, ok? Un po' più stabile, diciamo così. Però
è anche forse più grande di Carlotta, secondo me. Però è come se lui fosse veramente profondamente attratto da questa stravaganza e sconfinatezza di Carlotta, no? E il mio cane, si può dire, tanto si chiama Gulliver, e vedo che guarda lui e guarda lei. E vedo che mentre li guarda li racchiude dentro un cuore rosa e lui contribuisce invece con il verde in quanto abete o pino che sia. Quindi loro adesso sono all'interno di un cuore rosa e verde e il mio cane sorride. Come lo vedi, Carlotta? Il cane? Mm? Perché allora, io di razze di cani non ne so niente, io vivo coi gatti. Allora, di cane tipo piccolino, Mhm. adesso non so come chiamarlo, vedi quel cane che è piccolo, che ha la faccia tipo, non dico schiacciata, perché non è schiacciata, però ha quelle orecchie un po' più lunghe che non sembra, magari non Cosa, è neanche cosa lui, ti porta? O cosa ti dice? mi porta nella ludoteca. E vedo che tipo, non so se lo fa spesso, saltare e gira in tondo. Beh, diciamo che E, ludoteca, gioco, ci sta. e poi, voi non lo sentite perché giustamente, ma io qua ho dei gatti che li ho lasciati di là perché cioè, mi saltano addosso e mi si siedono sulla faccia, se no. E mi augurano un'impazzata, come se... Cioè, Stanno miagolando adesso? Falli prima... venire in eterico. Madonna. Tra un po' buttano giù la porta, ok? E... Che strano, perché allora, adesso, un piccolo resoconto, sono gatti che io ho salvato perché la loro madre li ha abbandonati nel mio armadio, quindi li ho cresciuti col biberon, mi considerano, diciamo, la loro mamma, sono due femmine e vanno sopra la mia fiamma, proprio tipo in braccio, addosso, e mi augurano da lì, come per dire sono qui. Monica, causa esoterica dell'insonnia. È come se eh, ehm, quando lei è sdraiata, si attivano maggiormente alcune sue facoltà. Quindi non riesce in un certo senso ad interrompere queste facoltà per dire adesso io mi riposo. Ehm, Non la vedo però in maniera così tanto distruttiva, lo so che è brutto da dirsi, però non la vedo così distruttiva nel suo caso l'insonnia. Dei dolori mestruali forti. Quello lei ha il collegamento un po' l'ha fatto giusto, cioè nel senso che è come se lei, allora, da un lato lei è potentissima, ok? È molto libera di viaggiare, dall'altro però ha il corpo un po' che la blocca, perché in parte è come se lei in qualche misura si ricordasse ancora di quando era in sovrappeso. Okay? C'è ancora qualcosa, qualche memoria che la mantiene lì. E le mestruazioni è come se le dessero noia, cioè lei deve riuscire un po' di più ad integrare la sua parte fisica, materiale, con questa parte che ha molto sviluppata, che è quella spirituale. Ehm, e poi devo dire che c'è un po' di problemi a lasciarsi andare rispetto alla sessualità perché la teme un po'. Cisti ossea al polso destro. Guarda caso, i medici subito gli hanno detto: eh sì, ma perché fai troppa attività fisica?
Mm? Lei si è proprio cercata questa situazione qua, prodursi questa cisti ossea, prodursi questa risposta dai medici affinché le venisse quasi la tentazione di retrocedere, di non praticare più questa attività intensa e di ritornare al suo sovrappeso. Sono proprio dei piccoli autosabotaggi, ok? Che si pone per arretrare anziché evolvere. Carlotta. Allora, per l'insonnia, guarda con calma, per l'insonnia io ho visto, allora, sì, un po' quello che ha detto Monica, perché io ripeto, fin da quando ero piccola, io stavo quasi sveglia di notte e dormivo durante il giorno. Vedevo anche, però, una specie di, come si chiama? Tipo una specie di entità, un mix tra un leopardo e un pipistrello, che quando ero piccola mi andava sopra, infatti avevo il terrore di questo. Adesso chiaramente non ce l'ho più e me lo fa collegato adesso un po' con quell'uomo là che ho detto che aveva quella molestia. Mhm. E allora poi per dolori mestruali, sì, un po' sempre il collegamento con quello là, sì, sempre con quell'uomo. Per le altre cose la cisti mi fa vedere che anche in eterico per diti neanche c'è. Carlotta, occhi. Agosto. Vedi i pixel della Matrix. Allora, non so se è così per tutti, però allora, io so che, almeno l'ho sentito, che circa verso il 15 d'agosto, ma anche qualche giorno prima o anche più in là, Mhm. tipo per la classica che dicono l'assunzione di Maria, vabbè, stronzate. C'era quello là, il portale dei Siriani, aperto, l'ho sentito, quello lì, che può essere il portale di quelli, il portale degli alieni, il portale del secondo universo, comunque un qualcosa che mi hanno da collegato a sti siriani, che uscivano, e io non che fossero una minaccia, ma che erano più visibili. Ma dove l'hai letto? Io non ne so niente. Poi, insomma. No, l'ho visto io proprio. Ok. Ok. Lo vedi? mm, Lo vedi, L'ho vi- Monica? Vai, vai, dimmi. e che questi qui non è che, cioè mi fa vedere che non è che escono, non so, nell'aria a caso, non sono tipo Mary Poppins, mi fa vedere che tipo, escono tipo, cioè, come se anche l'aria desse loro fastidio. Mi fa vedere che escono quasi o sottoterra o tipo sotto gli aeroporti militari. Sotto comunque qualcosa dove c'è un forte controllo. Monica. Sì, la Madonna la vedo proprio con questa rosa in mano. Ehm, Lei è come se volesse mh, imporsi di nuovo, tornare, perché è come se avesse perso un po' di terreno la Chiesa, però certe immagini possono ancora essere forti, possono ancora attecchire. E effettivamente mi fa vedere che la Madonna è collegata a tutti questi esseri sottoterra, diversi, diciamo così, rettili con sembianze poi un po' diverse dai rettili, eccetera, però comunque striscianti sotto. Ehm, ma Carlotta vede in realtà anche tutte queste entità, non necessariamente che interferiscono lei, ma che esistono. Quindi anche da bambina lei ne aveva paura, ma non è che vedeva necessariamente entità che andavano a disturbare lei, ma entità che si muovono nell'etere. Mhm. Monica, la Matrix è fatta di pixel, codici, ideogrammi. Certo che sì, certo. È proprio come se fosse mm, un videogioco. E l'anima? Come la vedi?
La vedo per esempio, per me è Biancaneve. Mhm. Per quanto riguarda invece Carlotta, è cangiante, io l'ho vista anche sotto forma un po' di cappuccetto rosso, eh, perché è come se le fosse rimasto quello spauracchio lì che ha avuto da bambina. Mm. Però è un'anima, sai, molto coraggiosa, molto avventurosa, che ama il bosco e le piace anche entrare nel buio. Ehm, eh, ma non so come spiegarti, tanto è tutto sotto forma di pixel, è tutto sotto forma di personaggi, cioè di La fatto mia? non esiste niente. La tua, sai che cosa mi dà? Willy il coyote. Perché? Non ho idea. Allora, sicuramente sei molto veloce. No, forse non hai capito neanche tu quanto sei veloce. Mm. Ehm, E poi, boh, forse perché a volte sbatte questi scontri, presente? Da Mhm. cartone animato, no? Che si scontra, che sembra quasi che si stia distruggendo e poi dopo, l'attimo dopo è già di nuovo integro, rianimato perfettamente lui. Se la Matrix, tanto seguici Carlotta, se la Sì, Matrix sì. è fatta di pixel, è un programma, è digitale, è olografica, è inesistente e l'anima no, come fa una cosa esistente a muoversi dentro e essere anche imprigionata un qualcosa di inesistente? Cioè, se tu analizzi Monica o Carlotta con l'occhio che vede la Matrix come codice, pixel, e analizzi con lo stesso occhio l'anima, come la vedi? È una specie di input elettronico. Cioè, che brutto a dirsi, no? Però, allora, dunque, in realtà l'anima di per sé non esisterebbe neanche se non esistesse questa Matrix, ok? Tutto quello che esiste è la sorgente, è la grande anima. Ed è come se da questa sorgente ci fossero dei piccoli impulsi elettrici individualizzati che Mm, sono le singole anime mm. Uno e che specchio. allora sì, esatto, sì, Quella cosa che avevamo visto da qualche parte in una qualche sessione, per cui c'è una nostra corrispondenza singola nella sorgente a cui sì, siamo connessi. Una sorta di anima vera là e una sorta di anima specchio, non finta, specchio qua, che si inserisce in qualcosa di finto e che se vogliamo, non so come dire, quasi artificiale, quasi specchio. sì, perché è lo specchio intero che si è frammentato qua. Però alla fine lo specchio ha senso solamente nell'intero. Carlotta, collegati alla tua anima nella sorgente. Che bello, allora era quello. Ecco, non so se vi ricordavate l'altra volta, l'altra sessione che ho detto che io mi ricordavo lo spazio tra la morte della vita fa e questa. Mhm. E ero entrata, diciamo, perché la mente deve ricordarlo in qualche modo, in una specie di palazzo di madreperla che cambiava, dove c'erano dei gran finestroni traslucidi, eccetera. E mi fa vedere che la sorgente non è che lì l'ho visto di madreperla perché la mente deve muovere, ma non è neanche fatta di luce. È, è fatta come si fa a dire? Cioè, noi pensiamo che questa sia la vita e la morte sia un qualcosa di uno spazio anche piccolo, eccetera, ma cioè, è più il di là che di qua. E mi fa vedere proprio che da lì vedo e più che altro sento come se io fossi connessa a tutti anche gli altri bambini, l'anima, le persone che arrivano lì, vedo per dirti degli Atlantidei lì, non so, che sono fuori e che cercano di
cavare il contatto tra, fra l'altro non fanno anche ridere, tra la Matrix e la sorgente, come a tagliare i fili. E non possono fare, per questo magari inventano le favoline, tipo anche Gesù, le altre cose, e mi fa proprio vedere che tutti nella sorgente, tipo con delle grandi mani, teniamo il ragno, lo teniamo stretto e gli muoviamo i fili al ragno della Matrix. Monica. E certo, perché il ragno è una nostra creazione, solo che noi su questo piano materiale, che è effettivamente limitato, crediamo di essere sottomessi al ragno. Il gioco è proprio questo, no? Credere di essere sottomessi a delle entità, a delle forze, a delle persone, a delle istituzioni che in realtà abbiamo creato noi. Il punto è che le abbiamo create là sopra. Sì, sì, assolutamente. Condivido tutto quello che lei ha detto. Anche questa idea della madreperla, questa luce traslucida tra il bianco e il rosa. Anzi, devo dire anche che nella sorgente si riesce a vedere il sole senza bruciare gli occhi, come fosse tipo una lucciola, una lampadina fioca. Cioè, non ci si fa male a vedere la luce. Monica, e parli di rosa. Ha a che fare con quel video di cui abbiamo parlato prima, quel fascio di luce rosa che in determinate condizioni mostra l'interno della materia come se fosse un po' il film Matrix, quindi come una cascata, una pioggia, una presenza di simboli, ideogrammi. Sì, decisamente. Però appunto ci va un particolare livello di consapevolezza. E a volte questo livello di consapevolezza arriva anche per effetto di una sostanza, ok? Perché che cosa succede? Che le sostanze è come se facessero cadere tutti i nostri pregiudizi, tutti i nostri schemi mentali, ok? Quindi per un attimo riusciamo a intravedere esattamente la vera struttura della Matrix. Ma quello che noi cerchiamo invece è una consapevolezza duratura che abbiamo conquistato noi ed è esattamente quello. Va bene. Monica, quanto vibra Carlotta? Adesso mi viene 850 miliardi. Ok. Carlotta, non hai quasi nessuna interferenza, quelle poche, la formica di Pezza e le interferenze entità mentali variabili, se vuoi eliminale. Posso dire come le elimino? Mhm. Allora, apro un portale e... Hai presente il calcio del somaro? Mhm. Tipo, All'indietro. sì, tiro un calcio tipo del somaro che le butta lì, in questo cluster, in questo portale, che fra l'altro... Cioè, e poi finiscono sul ragno, perché comunque, cioè, tipo, non si butta via niente. E... Sì, perché è un riciclo. Finiscano lì. E vengono mangiate dal ragno che le fa uscire da dove esce la ragnatela e che escono come altre entità, non penso mie, Vabbè, la di un altro. trasformazione. Tu pensa alla tua sfera Sì, energetica, le togli? sì, sì. Ok. C'è un avatar, Carlotta? La Giorgina di prima mi fa vedere, ma le rimane solo tipo la parrucca o la testa, una roba così. La togli o la tieni? No, no, la butto via. Sempre nel cluster. Ok. Carlotta, in eterico, mettiti entrambe le mani sul chakra del cuore. Dimmi cosa vedi. Vorrei farlo nel Anche nel fisico. fisico, sì, vai, No, vai, vai. eh, allora, mi fa vedere una cosa che
che tutto deriva dal cuore. Cioè, non so come voi lo vedete il campo torico, me lo vedo come una specie di quasi pallina, che alla fine è un portale schiacciato, dove paiono tipo dei raggi che fanno così, e cioè escono da sopra e entrano da sotto, di continuo, ed è sempre più grande. Infatti i cerchi dell'acqua derivano da questo. eh, e mi fa vedere che è questo che controlla i pixel, che fa muovere i pixel. E questo, le correnti sono il movimento del cuore. Cioè di questi, insomma, non so come li chiamo, sti raggi tondi che si ritrovano. Mi fa vedere anche, non so perché, adesso dico quel che vedo, quel che mi viene qua. Ah, come si chiama già? C'è tipo un ex della moda, una della moda, tipo Westwood, che ha fatto tipo Saturno lì con la croce sopra. Quello era, diciamo, un tentativo interferito di portare il cuore fuori. Insomma, mi è venuto questo. È morta la Westwood? Non sapevo. Non lo so se è Una viva. ex della moda, non mi sembra vabbè. Monica, come vedi questo lavoro di Carlotta in eterico? Lo vedo sotto forma di onde. A proposito di queste correnti energetiche, è come se lei mi facesse proprio vedere il mare con le sue onde, e lei è seduta su una sdraio di quelle da spiaggia, però è su un molo. Ed è come se lei osservasse il creato, non sotto forma di pixel, ma sotto forma energetica, in questo caso di onde d'acqua, anche perché tanto lei sa che è tutto costituito da acqua. E c'è una gran pace dentro di lei. Carlotta, Masterchef, hai vinto? Dice la vita fa perché in questa io. Allora, Simbolicamente. mi Diciamo fa che la vedere. tua sessione è Masterchef. Hai vinto? Mi fa vedere, hai presente quello come si chiama? Tipo lo scranno lì del re, Trono. Ecco, grazie. Seduta tipo con quel pellicciotto d'armellino lì, la corona d'oro. Tu. Penso di sì. Io. Sei un re o una regina? Stranamente mi vedo la barba. Mm. Perché Monica? Mm. Allora, a me è venuto così, che in realtà uno dei giudici con la barba avrebbe voluto far vincere l'altra, che sono in due, perché Mm. con l'altra c'era un po' del tenero, ok? Eh, ehm, quando lei invece si trova sul trono, è come se dicesse: ce l'ho fatta vincere io perché io sono la più brava e vinco in barba a tutti. Carlotta, come ti senti? Molto felice. C'è anche in pace. Cosa vuoi dire al cucito che ti piace tanto? Trattalo come se fosse una persona, un archetipo. Certo che mi segui proprio. Mm, mi annuisce e mi fa vedere che invece al posto delle mani agli aghi ci stringiamo la mano, chiaramente io non mi pungo, e con quello scrivo ad eterno. Monica. Mi fa vedere come questo ago la fa cucire al rovescio,
e sembra un gran pastrocchio. Poi dopo lei deve rigirare tutto il cucito ed è una cosa meravigliosa e perfetta. E dice: hai imparato attraverso di me cose che riguardano la trama universale. Sembra che cucire, ricamare, fare a maglia sia uno delle pratiche più vicine alla vera meditazione. Diciamo Al- che la tela è sì, quello. sì. La E, ragnatela. sì. Stessa domanda, Carlotta, per la cucina. Per la cucina mi fa vedere tutta questa cucina, che sicuro non è la mia perché è enorme, dove ci sono tipo tutte queste pentole dove bollono le salse, e teglie dove c'è della gran roba, e mi fa vedere che ogni teglia, ogni anche goccia di quella salsa costituisce parti dei pixel, come se cucinare facesse in modo che io trasformo alcune cose e le rendo anche, vabbè, come voglio io, ma se semplicemente evolvo cucinando certe cose. E anche se per dirti a volte sbaglio anche un piatto, viene bruciato, viene eccetera, eh, vedo che fa comunque cambiare la tela, cioè il ramo, non so nemmeno il ramo della tela, il coso, dai, non mi viene della tela, il- La base? s- No. Il telaio? presente che nella tela ci sono delle linee verticali, non so come chiamarle, a meno che La noi ci trama parliamo. è l'ordito? Sì, il... Vabbè, quindi il Cassillo, lasciamo stare. E... quello. Come se, anche se viene bruciato, cioè non... Lo cambio. È un qualcosa di positivo, non lo so, mi fa vedere così. Certo. Monica. Mi fa vedere come degli esseri elementali l'aiutano mentre lei cucina, suggerendole a volte anche proprio i tempi di cottura, dicendole a volte adesso spegni, alza la fiamma, abbassala, aggiungi sale. Proprio questi elementali che collaborano con lei. E mi fa vedere come questi elementali l'aiutino proprio a coniugare gli elementi, i nostri 4-5 elementi, come la vogliamo intendere, con i suoi 5 sensi. 5 elementi e 5 sensi, mentre lei cucina. Com'è, Carlotta, sentire Monica che dice delle cose che tu hai già provato e che non può sapere? Eh, non so se in altre vite, io no, scherzo. Lo dico tipo, anzi, quelli elementari io pensavo tipo fossero te e Monica che mi suggerivate. Ah, vedi. Visto che ho fatto la prima sessione. Cioè, Mm. anche perché molte volte io cambio delle ricette perché a me fanno schifo, sono patetiche. Tanto è inutile come... Cioè non è possibile che da una ricetta se a volte si arriva a quella, a volte la cambio e viene perfetto, quindi... Pensavo fosse te e Monica, invece no. Siamo degli elementali. Il fuoco e l'acqua. No, dai. Fuoco. Monica, messaggio finale di Cagnolino a tutti o a chi vuole, soprattutto a Carlotta. È stato Buonanotte. un bel sogno, un bel riposo, una favola bellissima, grazie. Messaggio della fiamma di Carlotta a Carlotta. Non lo so, mi fa troppo ridere. Ma vieni qua che ti smandrappo tutta. Di Carlotta a se stessa. Talvolta nella vita ho pensato di non valere, ora mi rendo conto della mia essenza infinita. È bello vedere me e le 100.000 me.
Carlotta, quello che vuoi, lasciati un messaggio, prendi un messaggio da qualcuno, lascialo a qualcuno. Ok. Se distribuisco delle ostie. Dico questo. Che dopo, cioè, dipende dalla persona che le riceve, si diventa un cibo diverso, una roba diversa. E è tipo, cioè, tipo una frase come, cioè, un po', tipo, come fai a dirlo? Tipo, cioè, siete i preti di voi stessi, una roba così, cioè, ma anche un po' più schietta, un po' più, andate in pace, non lo so. Andate in pace sembra brutto. Eh, cioè, sì, una roba, cioè, tipo come quando fai una cerimonia e c'è tipo il regalino, che tu che sei venuto, tipo a un matrimonio, ecco il regalino. Va bene, Sì. mettiti le mani sul chakra del cuore e dimmi cosa ti arriva. Le parole sono uva. Uva, Uva. una tira l'altra. E mi fa vedere che questa uva, come se componesse, tipo, cioè se ogni granello d'uva, che palle, Chicco, chicco sì. d'uva è tipo una delle persone con cui avrò, cioè tipo anche una relazione, tipo una è la mia fiamma, una è tipo mia mamma, una eccetera, ed è un'uva gigante, fatta da tutte di piccole cose, come se, cioè come anche una cosa che mi rincuora, come per dire, stai tipo componendo la tua uva, anche una cosa così. Mm. Monica, vibrazione finale. 1500. 3D, solo la 3D. Adesso non ce n'è. E cervello? 17. Wow. Gli altri valori sono ininfluenti in questo caso. Come la vedi, Carlotta, Monica? Come una lucciola che illumina, piena di gioia, e che è parte del mondo. Come ti vedi, Carlotta? Fa vedere il fuoco, una fiammella, cioè io tipo che ha la forma del mio corpo, una fiammella che ha la forma del mio corpo, colore io non l'ho mai sopportato, ma adesso mi piace, tipo giallo intenso, topazio, dorato, sempre con qualche pagliuzza di altri colori, ma quello soprattutto. Che è giallo come il mio maglione. Non so, senape, topazio. Va bene. Brava Carlotta, complimenti. Abbiamo finito. Sei pronta per tornare? Sì. Continua a registrare. Serenamente ascolta la mia voce. Preparati a tornare. Lentamente adesso conterò semplicemente da 1 a 5 e mentre conto il tuo corpo diventa sempre più leggero. Quando dirò 5 sarai leggera e tornata al tempo presente dal quale ti sto parlando. Iniziamo. 1, 2, 3, 4 e 5. Apri gli occhi. Continua a registrare se volete. Bentornati, come state? Ci
sono due zampe orizzontali. Come stai, Carlotta? Monica, come sta? Bellissimo. Bene, Madonna, mi gira la testa che sembra che abbia... Ma risali tranquilla, prenditi tutto il tempo che vuoi, mettiti gli occhiali. Questa parte finale la posso lasciare nel video o taglio? Sì? Sì, lascia. Puoi lasciare quindi una testimonianza di come è stato, come ti sei trovata, come ti è piaciuto, no? Mamma mia, bellissimo. Cioè, la consiglio di fare come esperienza perché, allora, io sono una persona che sono anche iperattiva ed è facile che cada nei pensieri ossessivi. Anche quando sono di qua, quindi, cioè, se tu lo fai, senti immerso, uno è più bello anche per te, ma, cioè, lasci tutti i pensieri, cioè, come se da quando cadi, cioè, ipnosi, vai dal conteggio, aspetta che respiro, cioè, è come se li buttassi già nel cluster, cioè, già quello è un cluster iniziale, Sì, gratuito, a sì. caso, e cioè, lo consiglio sempre di fare perché cioè, è un'esperienza in più, cioè stare qua, adesso non si vede qua, e davvero. Ah, poi volevo farvi vedere una cosa che adesso... Stiamo sempre registrando, eh? Sì, ma non ti preoccupare, tanto non me ne frega. Che ho richiamato su... non so se si vede. Bello, accidenti. Adesso è a specchio, tipo Ad eterno, ma... No, si vede giusto. E dietro, che perché non potevo non farlo, dai. Luce? Dai, non potevo non farlo. Macchio, C di Cassi, no? Adesso arriveranno grandi ordini per te, lo sai. Grandi ordini. Allora c'è un sito, carlotta@eternum.com. No, vabbè, Luciano Lucifero, ma... Monica, cosa ridi? Se va pure Cagnolino per questo. Anzi, ci mostra qualcosa. Cagnolino ci mostra una cosa che non doveva mostrarci. Fantastico, la follia pura, bellissimo. Il gran finale per la sessione di Carlotta, no, comunque molto brava. Hai ragione, dovrebbero farlo tutti, non lo fa quasi nessuno. Tu, con i tuoi 23 anni, li hai brasati tutti con un lanciafiamme. Ma non è una gara, chiaramente. Comunque, complimenti a tutti i tuoi valori e le tue capacità. Continua assolutamente così. La tua visualizzazione è ottima e rapidissima, quindi che altro aggiungere, Monica? Di Vediamo bilanciare le cose, di bilanciare questa sua enorme capacità con il rapporto con l'esterno. E cioè, siamo venuti qua anche per questo. Sì, certo, quindi esci di casa, questo ti sta dicendo. Se vuoi ricama un parco. No, comunque, cioè, non deve essere, effettivamente è uscito, è venuto fuori, non deve essere la tua isola rifugio, no? Il ricamo sicuramente ha il suo valore, ci sono 1000 altri giochi nel mondo, usali tutti. Sì. Mm. E fra l'altro io da sempre ho avuto la paura di guidare, perché ho preso la patente, non guido perché cioè, a volte mi fermavo anche quando non c'era nessuno, perché vedevo delle cose, ciao, mi faccio accompagnare dal mio babbo, lo uso come cucchiere e basta. Sì, anche perché stranamente nella mia città non c'è mai nulla da fare, chiude tutto. Adesso il fatto è che anche tra Stiamo un po' registrando, Sì. Anche no, veramente non si registra. Se vi sentono anche quegli altri me ne frega. E che cioè vado anche in una città vicina, io sono contenta. Cioè, fare il mio viaggio in treno, l'importante è non partire alle 4 di mattina che sono sì che faccio paura. Va bene, ci salutiamo, chiudiamo la registrazione, restate ancora un attimo in linea.